L'allenamento ideomotorio è una tecnica di preparazione mentale in cui si immagina vividamente di eseguire un'azione o un movimento senza però eseguirla fisicamente, realmente. La si immagina in modo estremamente vivido. L'allenamento ideomotorio nasce dall'idea che pensare un movimento attivi le medesime aree cerebrali che sono implicate nel momento in cui un'azione, un movimento viene realmente eseguito da un punto di vista fisico. Già nell'Ottocento fu William Benjamin Carpenter, nel 1852 esattamente, a elaborare questo concetto di atto ideomotorio, dicendo appunto che l'immaginazione vivida di un movimento andava ad attivare una risposta motoria. Furono però una serie di psicologi russi nel Novecento ad applicare questa tecnica per la prima volta allo sport. Quindi utilizzarono questa tecnica di visualizzazione per migliorare le performance degli atleti. L'allenamento ideomotorio consiste proprio in questo, nell'immaginare con grandissimo coinvolgimento di tutti i nostri sensi quella che è un'azione. È molto utilizzato come tecnica nello sport, ma anche nella musica o nella riabilitazione e anche nell'analisi di quelle che sono le capacità motorie. Sono stati fatti peraltro tutta una serie di studi dal punto di vista neuroscientifico, proprio perché questa idea è potentemente supportata dalle neuroscienze, dalla psicologia cognitiva, dalla neurofisiologia. Dicevo, sono stati fatti tutta una serie di studi proprio per dare dei dati che fortificassero queste ricerche proprio utilizzando quelli che erano degli strumenti obiettivi. Mi riferisco per esempio ai primi esperimenti che furono fatti addirittura negli anni 30 da Edmund Jacobson, dove banalmente quello che si domandava ma nel momento in cui io faccio un movimento, nel momento in cui immagino un movimento, realmente i miei muscoli restano completamente inattivi? Partendo da questa domanda va a creare un esperimento chiedendo a un gruppo di persone di rimanere ferme e di immaginare una serie di gesti estremamente semplici, per esempio il sollevamento di un braccio o per esempio una corsa. E nel momento in cui parte questo esperimento va a utilizzare uno strumento per la misurazione elettrica dei muscoli, uno strumento di quelli utilizzati prima dell'avvento del moderno EMG. Bene, cosa rileva? Rileva proprio questo, rileva che nel momento in cui questa immaginazione era estremamente vivida da parte delle persone che partecipavano all'esperimento, c'era una minima attivazione elettrica muscolare. Un elemento importantissimo, perché per la prima volta c'era una dimostrazione scientifica con dati alla mano proprio di questo concetto, che poi è stato ovviamente sviluppato. I sistemi di misurazione sono diventati ovviamente sempre più sofisticati e grazie per esempio all'elettromiografia è stato possibile andare a individuare tutta una serie di dati ancora più precisi relativamente all'allenamento ideomotorio e al concetto ideomotorio. Bene, dicevamo prima di che cosa si tratta? Si tratta di andare a immaginare vividamente un movimento o un'azione. Attenzione, non si tratta di pura fantasia. Anzi, qua si tratta, l'allenamento ideomotorio è un qualcosa di programmato, strutturato in un modo molto specifico e che ha un obiettivo ben preciso. In cosa consiste da un punto di vista pratico e perché ve ne sto parlando? Ve ne sto parlando perché è una tecnica che io utilizzo sempre, la utilizzo direi quotidianamente. Intanto mi preme dire che le aree cerebrali che sono
implicate, no? Nel momento in cui noi immaginiamo un movimento, anche quando eseguiamo un movimento, sono la corteccia motoria, la precorteccia motoria, il cervelletto, i gangli della base, ma un collegamento molto interessante, che era quello di cui vi volevo parlare nello specifico, è quello dei neuroni specchio. Scoperta fatta negli anni 90, questi neuroni si attivano nel momento in cui noi eseguiamo un movimento, ma anche quando guardiamo qualcuno eseguire quello stesso movimento. Pensate tutto questo collocato nell'ambito del nostro ballo, del nostro dance mental coaching. Quindi questi neuroni specchio si attivano nel momento in cui eseguiamo il movimento, ma anche quando guardiamo qualcuno eseguire quel movimento, e in parte anche quando immaginiamo quel movimento. Vi dicevo prima che io lo utilizzo costantemente e che non si tratta di fantasia, si tratta di una preparazione mentale molto ben strutturata, molto specifica. Intanto mi preme dirvi che io lo eseguo di solito dai 5 ai 10 minuti in due situazioni: o prima dell'allenamento o è molto utile anche prima di addormentarsi, ok? Quando sono focalizzata sul movimento che desidero considerare, quindi andare ad allenare dal punto di vista ideomotorio, con la tecnica ideomotoria, mi comporto in questo modo. Per prima cosa trovo un ambiente adeguato, in modo da poter usare una tecnica di rilassamento per pochi minuti, in modo da predispormi adeguatamente. Dopodiché passo a immaginare quel movimento. Tenete presente che va immaginato vedendolo coi propri occhi. A me capita di guardare anche me stessa nel momento in cui lo sto eseguendo, ma lo guardo in prima persona, ok? Altra cosa importantissima, il coinvolgimento, vi dicevo all'inizio, di tutti i sensi è fondamentale. Che cosa intendo? Intendo che noi dobbiamo immaginarlo sentendo proprio le percezioni, le sensazioni, le emozioni che proviamo in quel momento. Immaginare quel movimento durante la sua migliore esecuzione, sentendo addirittura, coinvolgendo l'ambiente, sentendo addirittura i profumi, gli odori che sento quando viene eseguito quel movimento, sentire persino il gusto, o da un punto di vista proprio cinestesico, no? Avere proprio quelle percezioni persino tattili di spostamento dell'aria, eccetera, che si hanno nel momento in cui quel movimento viene eseguito, quell'azione viene eseguita proprio fisicamente. Questa attività, quindi con un coinvolgimento estremamente vivido dei sensi, guardate, questo è un passaggio fondamentale, laddove manca questo pezzettino, diciamo che il risultato non è efficace quanto potrebbe essere. Quindi, oltre all'immaginazione vivida, ricordate che questa attività va ripetuta 5, secondo me è molto meglio ripeterla almeno 10 volte. Se lo fate prima dell'allenamento, noterete che nel momento in cui poi partite con l'allenamento fisico, vi sentirete in un modo completamente diverso e sarete più performativi. Questo perché proprio da un punto di vista scientifico è stato dimostrato che, benché solamente immaginato, ma con quella tecnica lì, benché solamente immaginato quel movimento, le aree del cervello che vengono attivate sono le stesse che verrebbero attivate nel momento in cui fosse eseguito fisicamente. È un po' come se il nostro cervello non distinguesse tra il movimento realmente fatto fisicamente e quello invece semplicemente immaginato con implicazione di tutti i sensi, ed è per questo che si attivano proprio quelle aree cerebrali, ed è per questo quindi che la nostra performance immediatamente dopo questo tipo di preparazione mentale è differente, è quasi come se ci fossimo già in parte preparati.
Tra l'altro, tra i vari studi che sono stati fatti, vi citavo quello degli anni 30, ma successivamente, poi negli anni 90, fu fatto da un neuroscienziato che mi pare si chiamasse Pasquale Leone, Alvaro Pasquale Leone, se non sbaglio. Fu fatto un esperimento che è diventato molto famoso sui pianisti. Aveva preso un gruppo di pianisti e li aveva poi divisi in altri due gruppi. Un gruppo eseguiva fisicamente, quindi sul pianoforte, una parte. L'altro gruppo, ovviamente isolato da questo primo gruppo, lo immaginava solamente, quindi non lo andava a eseguire fisicamente, ma lo studiava solo mentalmente. Insomma, successivamente, proprio attraverso quegli strumenti molto più, diciamo, sofisticati rispetto a quello che aveva inizialmente utilizzato Jacobson, fu in grado di dimostrare che c'erano state proprio dei mutamenti a livello della corteccia motoria anche nel gruppo dei pianisti che non aveva fisicamente eseguito il movimento, ed erano delle modificazioni della corteccia motoria assolutamente paragonabili a quella del gruppo di musicisti, di pianisti, che invece aveva eseguito fisicamente il pezzo. Bene, detto questo, è un tipo di allenamento in cui io credo moltissimo, per questo ci tenevo a parlarvene oggi in occasione di questo ennesimo video di Dance Mental Coaching, perché trovo che sia estremamente utile laddove, e sottolineo con l'evidenziatore giallo la congiunzione però, se e solo se viene eseguito proprio con la modalità di cui vi parlavo prima. Quindi con grandissima concentrazione, grandissimo coinvolgimento di tutti i sensi. Non è fantasia, non è qualcosa di astratto, è qualcosa di estremamente potente se eseguito nel modo corretto, e l'allenamento ideomotorio possiamo dire che in questo modo diventa un pensiero concreto, non qualcosa che rileghiamo al campo della pura immaginazione un pochino fine a se stessa. Ritengo che posso dirvi con certezza, perché l'ho sperimentato in questi anni di insegnamento, che sia gli atleti che gli artisti migliori con l'uso di questa tecnica riescono a ottimizzare al massimo le loro performance, i loro successi, ok? Oltre al fatto che, ripeto, ci abitua tantissimo, diciamo, ci allena, perché l'abitudine arriva poi dopo, tantissimo a quello che è un elemento fondamentale che non dobbiamo mai dimenticare nel momento in cui ci attiviamo a performare, che è la concentrazione, che è ovviamente fondamentale. Tutto questo in occasione, vi dicevo prima, di questo video dove vado a riprendere due movimenti essenziali, di cui vi ho già parlato nel video numero 9 del primo ciclo dei video di Dance Mental Coaching. Questi due movimenti sono il movimento di torsione e il movimento di rotazione della parte alta del busto. Per chi non avesse visto il video 9, vi raccomando di andare a ripescarlo, ok? Quindi riguardate bene il video 9. Dopo la spiegazione iniziale c'è proprio tutta la parte esecutiva, dove su un basico di radice di Son avevamo parlato sia del movimento di torsione, sempre della parte alta del busto, che del movimento di rotazione. L'allenamento ideomotorio in questo senso mi supporta tantissimo, perché quell'immaginare la tipologia di movimento, sia a livello di torsione, sia a livello di rotazione, vividamente, con la tecnica di cui abbiamo parlato prima, ci aiuta tantissimo nel momento in cui decidiamo di eseguirlo anche fisicamente. Avevamo visto che quel movimento di torsione è un movimento che coinvolge la parte alta del busto. Si tratta di una torsione vera e propria, dove però non andiamo ad accompagnare col bacino, ricordate? Ma si tratta di una torsione che avviene
appunto nella zona del torace, dove quella torsione è importante che non vada in nessun modo a pregiudicare la mia postura. Da cosa partiamo ogni volta che iniziamo e clicchiamo per vedere il video della settimana? Prima ancora del click, anche mentre io vi sto parlando magari di una parte apparentemente più teorica, tenete presente che per me non c'è teoria. Quello che vi ho detto prima sono nozioni che noi dobbiamo avere, dobbiamo condividere e renderle concrete. Non è una teoria fine a se stessa. A me non interessa la data 1852, Carpenter, eccetera, ma sono delle nozioni importanti che ci consentono di concretizzare, di rendere fisico tutto quello che è apparentemente teorico e lo potenzia, lo rende più forte, ok? Lo rende più efficace, che per noi è fondamentale. Allenamento idiomotorio, partiamo dalla torsione. Intanto devo fisicamente, ecco, questa è una cosa importante. Alcuni preparatori atletici, anche di sportivi, indipendentemente dall'ambito danza, usano l'allenamento idiomotorio anche nel momento in cui un movimento non è ancora conosciuto. Assolutamente legittimo, anche perché molto spesso lo si mostra, quindi magari attraverso dei video o dal vivo si fa vedere un movimento e, come dicevo prima, proprio per quei neuroni specchio di cui ci siamo parlati, si attivano quei neuroni proprio anche nel momento in cui il movimento lo sto vedendo eseguito da qualcun altro. Non vi nascondo che personalmente prediligo un'altra modalità, non che questa sia sbagliata, ma quando vi dicevo del fatto che io personalmente utilizzo questa tecnica, la utilizzo su movimenti che conosco. Mi è capitato di utilizzarla anche su movimenti immaginati ma mai eseguiti. Magari di altri stili di ballo che non c'entravano nulla con la danza caraibica, eccetera, eccetera. Ma tendenzialmente da un punto di vista della preparazione mentale io lo utilizzo tantissimo proprio su azioni che conosco. Volevo dire un'altra cosa, è estremamente utile, sapete, anche quando se hai un'interrogazione, se devi affrontare un colloquio, se devi entrare in gara o a fare lo spettacolo, immaginarti prima, con la tua postura, con la tua modalità, il modo in cui stai entrando, quello che vedi quando sei quella persona lì che entra su quel palco, quello che senti, i profumi che senti quando sei quella persona lì che sta per essere interrogata o che sta per sostenere un colloquio, quali sono le sensazioni, le percezioni che hai, quello che vedi, i colori vividi. Bene, risottolineo costantemente questo aspetto perché molte persone tendono a sottovalutarlo, no? E immaginano, permettetemi questa brutta parola, blandamente il movimento, no? O l'azione che intendono allenare. Non c'è la medesima efficacia, è proprio fondamentale che l'allenamento sia ben strutturato, che sia ripetuto, che abbia un obiettivo ben definito, soprattutto che sia immaginato vividamente. Lo ripeto ancora perché questa è la struttura dell'allenamento, non siamo nel campo della fantasia, ok? Dell'immaginazione un po' astratta e fine a se stessa. Allora, ritorniamo alla torsione. Video 9. Torsione della parte alta del busto che non va a pregiudicare la mia postura. Ecco perché, cosa stavo dicendo? Poi mi sono scollegata, mi ricollego. Quando noi parliamo, nella fase iniziale, mi fate clic sul video che volete vedere, è già il nostro tempo, è lo spazio, il nostro spazio di Dance Mental Coaching, tuo e mio, dove anche durante le mie spiegazioni o le parole tu ti assicuri di sentire bene il pavimento, di muovere le dita del piede in maniera da avere percezione del pavimento, chiedo scusa, utilizzare leggera contrazione della zona addominale, no? Sentire i glutei, utilizzare delle micro rotazioni indietro che ci consentano di posizionare quelle spalle, come dico io, no? Banalmente, sulla linea della schiena. Quasi come se qualcuno ci tirasse verso l'esterno. Sapete quanto ci tengo a questo aspetto? Vi prego di non trascurarlo. Ve lo dico perché poi, vedendo le persone in azione costantemente, noto che nonostante ce l'abbiano in mente, quando la concentrazione si sposta su altri elementi si perde.
Cavalieri, attenzione, grande attenzione a questo aspetto qua, è fondamentalissimo, è quello che fa la differenza. Per me, vi dico la verità, è l'elemento in assoluto che più di tutti fa la differenza. Quando io vedo un cavaliere che mi prende la dama, mantiene la sua postura, balla la sua parte con quella modalità lì, avendola metabolizzata e quindi allenata potentemente prima, per me è già grandissima qualità. Torsione della parte alta del busto. Torsione della parte alta che quindi non va a coinvolgere il bacino, lo dico nuovamente, non c'è coinvolgimento del bacino, bacino stop, torsione della parte alta del busto. La andiamo a eseguire, l'avevamo eseguita sulla radice di Son. Adesso la andiamo a eseguire sul nostro basico classico, quel basico, un'altra delle radici di salsa, che ci porta a ballare il basico in avanti di sinistra e il basico indietro di destra. Quella torsione che noi avevamo iniziato ad allenare, nel momento in cui viene eseguita, oggi parto dalle dame, ok? Inversione oggi, si parte dalle dame, è essenziale intanto durante l'esecuzione del passo base, perché come avevo già spiegato nel video 9, ci toglie da quella frontalità che rende il tutto un pochino troppo statico. Quell'uso della torsione, già una semplice torsione, va a rendere il nostro passo più dinamico. Che sia una base a spinta, che sia una base incrociata, non importa. Ma quel tipo di atteggiamento di torsione cambia la dinamica, il dinamismo del nostro ballo, sia per i cavalieri che per le dame. Andiamo a vederlo. Dobbiamo sapere quando farla. Intanto, preciso che esistono varie tecniche nell'uso dei movimenti sul passo base. Questo è importante. Se non siete abituati a questa tecnica qua, non vale il pezzo in cui dite no, ma in Dance Mental Coaching ci dicono sempre, cioè ci dice io sempre, che la tecnica non è l'obiettivo finale, è solo uno strumento, quindi io su questa non mi sento a mio agio, non riesco a farla e quindi aspetto che ne faccia un'altra. No, la tecnica noi la dobbiamo conoscere, è proprio dove usciamo dalla nostra zona di comfort, è proprio dove siamo scomodi che dobbiamo insistere, perché quando abbiamo preso quel movimento possiamo allora decidere di non farlo, di non eseguirlo. Questo per dire che la tecnica di torsione iniziale applicata ad alcune persone può risultare un pochino fastidiosa. Spiego perché. Molto spesso si è abituati, in corrispondenza di un basico indietro, ad aprire col busto in torsione dalla medesima parte della gamba che si muove, sia per quel che riguarda i cavalieri che per quel che riguarda le dame. Quello che vi chiedo di fare qua è esattamente l'opposto. Ballo per le dame contando come se ballassi sul tempo 1. Vi chiedo di non partire direttamente indietro di destra, ma di fare un passo introduttivo leggermente indietro di sinistra, che è quello che cade al numero 7. Perché dal numero 7, immaginate la fine del crossbody lead, ecco, è dal numero 7 che entra la torsione, la prima, verso la vostra sinistra. Passo indietro con la sinistra, busto che va in torsione a sinistra. Cosa dicevamo all'inizio? Che il mio bacino resta in avanti. È chiaro che non dovete essere bloccate, c'è un minimo anche di rotazione del bacino, dovete essere fluide, no? Morbide, dovete aver fiducia nel vostro corpo, ma quello che mi interessa è che si entri con la torsione verso la nostra sinistra, mantenendo l'idea di un bacino che resta frontale. Bacino, fianchi e piedi guardano davanti, il busto resta in torsione. Abbiamo detto che siamo al numero 7, quindi abbiamo fatto questo appoggio sulla gamba sinistra introduttivo nel numero 7. Mantengo la torsione all'1, mantengo la torsione al 2, mi raddrizzo nel numero 3. Ho eseguito il passo base, adesso ho usato la forma del passo incrociato con un minimo di base a impulso, 1, 2, 3, ok? Cosa ho fatto? 7, sto ballando, appoggio, spingo leggermente e al 3 mi raddrizzo. Quindi sono a piedi pari, devo iniziare il mio allenamento, parto al numero 7 andando indietro con la gamba sinistra, 7,
torsione della parte alta del busto. Mantengo la torsione, non la cambio. Quando metto la musica, di solito le mie dame cosa fanno qua? 1. Se ballo solo l'esercizio di torsione devo mantenerla. Diverso è se poi introduco dei movimenti di rotazione sulla base, ma adesso a me interessa tantissimo che eseguiamo l'esercizio solo con torsione. 7. Mantengo all'1, mantengo al 2, mi raddrizzo nel numero 3. Quando eseguo il basico in avanti, la torsione viene eseguita verso la mia destra. Mi muovo con la gamba sinistra, ma la torsione va verso destra nel 5. Errore molto frequente. 5. Poiché mi sto girando col busto, porto i fianchi in accompagnamento e addirittura il peggio che mai è quando giro anche il piede in dentro. No, da questa posizione ho un 5. Il piede resta dritto, il busto va in torsione, il bacino resta con l'idea della frontalità. Di nuovo, anche qua, non è che mi devo sforzare in questo modo, ma devo avere l'idea di rimanere frontale. La torsione riguarda la parte, vedete, la parte alta. Notate, no, la differenza? 5. Nel numero 6 ti raddrizzi immediatamente, quindi nota come la torsione di destra è corta. Ed ecco che nel numero 7 siamo di nuovo al principio del movimento. Resto nell'1, resto nel 2, raddrizzo al 3, cambio 5, 6, 7. Mi rivolgo adesso a te che sei già una bravissima ballerina, esperta o addirittura una maestra. Allenare questo tipo di movimento costantemente, sia a livello ideomotorio e a livello fisico, è estremamente importante, avendo cura di tutti i dettagli. Questo perché molto spesso finiscono per essere cose un pochino trascurate, invece sono quelle che creano le fondamenta della casa, di quel palazzo che è il tuo meraviglioso ballo. Mantieni all'1, mantieni al 2, raddrizzi al 3, cambia al 5, raddrizzi al 6, cambia al 7 e 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3. Usare la torsione rende già il nostro passo dinamico. Vedete che ho iniziato a inserire un discorso relativo alle braccia. Per ora faremo ovviamente il video apposta per i movimenti delle braccia. Il mio consiglio è quello inizialmente di utilizzare semplicemente l'avambraccio in fuori con i gomiti bassi, avendo cura di tenere il gomito basso. Quindi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Bene, andiamo a vedere adesso questo movimento come si colloca sul basico del cavaliere. Per intanto ribadisco ciò che avevo detto prima, la posizione del busto, la postura tenuta, spalle sulla linea della schiena, percezione del pavimento, controllo della zona addominale. Sostengo l'avambraccio. Sostengo l'avambraccio perché entro già, anche quando non sto ballando, in una situazione di ballo. Terribile, no? Quando il maestro ci dice all'inizio del corso non state con le braccia a penzoloni, allora tu vedi una serie di persone che chiaramente per assecondare le parole del maestro cosa fanno? Così, sollevano le braccia e aspettano con ansia che succeda qualcosa o che gli vengano date ulteriori indicazioni. Io invece quello che vi chiedo di fare è uscite dalla vostra zona di comfort. Quando il maestro vi fa quel tipo di richiesta legittima, il maestro vi sta dicendo qualcosa di assolutamente legittimo, non stare con le braccia a penzoloni, certo, ma questo si colloca in un'idea a 360 gradi di voi stessi. Allora esci dalla zona di comfort. Quando ti dice questo, non stare fermo, muoviti leggermente, fai dei piccoli passi, ma sono l'unico che si muove qua in mezzo alle persone, ok? E cosa c'è di male? Se non vai a pestare i piedi a nessuno, qual è il problema? Quindi cerca di entrare fisicamente a livello anche ideomotorio, mentre stai usando anche il movimento fisico, abbi quell'immagine lì, di te stesso, con le braccia leggermente sollevate, ok? Ora, il tuo movimento di torsione si colloca in corrispondenza dell'1 in avanti di sinistra
verso destra, cioè noi andiamo a ballare 1. Ti chiedo di fare grandissima attenzione, come ho chiesto alle dame, a maggior ragione per te, non c'è rotazione del piede, non c'è un piede storto, c'è un piede fondamentalmente dritto nel momento in cui entro, non in dentro, un piede dritto e la torsione della parte alta del busto, che non implica torsione del bacino, ok? Quindi da qua avrò 1. Mi raddrizzo nel numero 2 e mi raddrizzo nel 3. Al 3 già parte, c'è già l'ingresso della torsione successiva che viene però completata ed eseguita verso la nostra destra quando andiamo indietro, scusate, verso la nostra sinistra quando andiamo indietro col piede destro. 5, 6, 7 e 1, 2, 3, 5, 6, 7. Punti di riferimento per il cavaliere: 1. Passo in avanti di sinistra, torsione del busto verso destra. 1, 2, 3. Passo indietro di destra, torsione verso sinistra al 5. 5, 6, 7 e 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Torsione e torsione e torsione e torsione e. Tutti questi movimenti cadono precisamente in modo millimetrico, esattamente su quel conteggio lì. Notate che c'è fluidità. Quelli sono i nostri riferimenti. Cosa intendo? Intendo che sicuramente non sarà 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Il mio riferimento è all'1, la torsione verso la mia destra. 1. E già qua, ragazzi, grande attivazione della concentrazione, a non solo a non tenermi il piede in dentro, ma a non fare giù, chiudo, forza. 1, 1, 1, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Notate quindi che il passaggio è abbastanza fluido, no? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. La dama 5, 6, 7, 1, 2, 6, 5, 6, 7 sinistra, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Uomo e 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Vedi come tutto è più dinamico aggiungendo una semplice torsione rispetto a quando si mantiene il movimento frontale. Rotazione della parte alta del busto. Ho iniziato ad accennarla anche a livello di esercizio nel video 9, ti raccomando torna al video 9 perché quell'esercizio l'avevamo ballato sulla radice di Son e era fondamentale, no? A livello di esercizio. L'avevamo abbinato tra l'altro a 2 movimenti di torsioni non proprio semplicissimi, perché avevamo fatto 2 versioni diverse nel momento di apertura. Una dove andavo con la torsione verso la gamba che prende il peso quando si sposta lateralmente e l'altro che andava nell'altra direzione, nella direzione opposta. Detto questo, movimento di rotazione. Abbiamo detto che è un movimento che coinvolge i dorsali, non è un movimento isolato della spalla. Non è un movimento della spalla indietro o in avanti. È un movimento di rotazione, è uno dei movimenti, attenzione anche qua, ci tengo sempre a sottolinearlo. Le modalità espressive da un punto di vista delle tipologie di movimento, grazie all'elaborazione che è stata fatta da un punto di vista, diciamo, sia folclorico che artistico, da
tantissime persone che hanno contribuito, a volte anche inconsapevolmente, all'elaborazione di questo tipo di cultura, è enorme. Ci sono una quantità di movimenti enormi. Alcuni certamente sono un pochino dei capisaldi, quindi è importante conoscerli fin da subito per poi aprirsi la strada anche a tutte le altre modalità espressive. Bene, quindi rotazione implica i dorsali, non è una rotazione della spalla, è un movimento rotatorio dove devo immaginare che le mie due spalle siano appoggiate a un asse e che questo asse si muove facendo sì che le mie spalle finiscano per avere un movimento coordinato tra loro, quindi alternato e coordinato. Questo movimento rotatorio lo possiamo andare a inserire durante l'esecuzione, per esempio, del passo quando noi balliamo all'1 e al 2 nel momento in cui contiamo come dame. Ora, laddove decidete di inserire questo movimento, il mio consiglio è inseritelo solo ed esclusivamente sulla base indietro. Non andate a eseguirlo sul basico in avanti, perlomeno in una fase iniziale. Sul basico in avanti mantenete solo il movimento di torsione. Quindi l'esercizio diventa 7 torsione. Nel numero 1 il primo movimento di rotazione, nel numero 2 il secondo. È chiaro che questa rotazione non deve indurmi a sollevare le spalle, ma schiacciano sempre verso il basso. 7, 1. E nota che, poiché partivo in torsione verso la mia sinistra, la prima rotazione non mi porta di qua, La prima rotazione mi porta ad assumere una posizione frontale. Al 2, quando eseguo il secondo movimento, mi rimetto in torsione. Quindi ho ballato 7, 1, 2. Nel numero 3 mi raddrizzo. Come vi dicevo, sul basico in avanti mi occupo solo e esclusivamente della torsione. E qua ho una serie di motivi didattici che mi fanno dire con certezza che questo tipo di esercizio è bene venga eseguito in questo modo, perché è molto più efficace. 5, 6, 7. Rivediamo ogni conteggio in modo quasi ingegneristico, matematico, ma prima mi hai detto che non devo essere ossessionato o ossessionata dai numeri. No, prima ti ho detto che nel momento in cui esegui, interpreti il movimento, devi puntare alla fluidità, quindi non è necessario essere attenti al nanosecondo se eseguo il movimento lì, eccetera. Insomma, devo entrare in un ambito diverso, è l'ambito dell'interpretazione, della puntualità, della fluidità. Vedete che mi è scappato detto puntualità. Puntualità sapete perché? Perché comunque per me, anche quando l'interpretazione rimane estremamente libera, è sostenuta da quella puntualità, quindi da quella sorta di precisione estetica, no? Che è data dall'intenzione, no, di chi interpreta ed è sostenuta dal fatto che mi sono allenata con cura prima. Quindi adesso cosa facciamo? Perché prova ingegneristica? Perché io prima devo studiare bene come si muove il mio corpo, come si deve muovere per ottenere quel risultato. Quindi primo allenamento ingegneristico. Saluto tutti gli ingegneri uomini, le ingegnere o gli ingegneri donna che ci stanno seguendo. 7. Torsione della parte alta del busto verso sinistra. Rotazione all'1, mi porta frontale. Seconda rotazione nel 2, mi porta di nuovo in torsione. 3, mi raddrizzo. Solo torsione al 5. Mi raddrizzo nel 6, torno in torsione al 7. E 1, 2, 3, 5, 6, 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 7 e 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 1, 2, 3, 5, 6, 7. Cavalieri,
Manteniamo la torsione in ingresso. 1, 2, 3, 5, piccola rotazione sul basico indietro. 6, 7. Scusatemi, ho cambiato conteggio, sono entrata poi sul 2, ve lo riconto. È 1, 2, 3, 5, 6, 7. È 1, 2, 3. È 5, 6, 7. È 1, 2, 3. È 5, 6, 7. Qua vi devo precisare una cosa molto importante. Per quel che riguarda il cavaliere, balliamo in ingresso la torsione. 1, 2, 3. Quando balliamo focalizzate esclusivamente sulla torsione, notavate prima che vi dicevo 5 torsione. Bene, c'è un leggero anticipo laddove voglio utilizzare anche un movimento di rotazione, perché ballo 1, 2, 3, ecco che sono già proiettato la mia torsione verso la mia sinistra, già nel numero 3. Per eseguire 5, 6, 7 e 1, 2, 3 e 5, 6, 7 e 1, 2, 3 e 5, 6, 7. Notate che sono quasi impercettibili. 1, 2, 3, ciao, cucum, 1, 2, 3, pa, tutum, 1, 2, 3, ciao, cucum. Non vi nascondo che per i cavalieri mi piace la focalizzazione sulla torsione, quindi mi piace molto quando resta focalizzato su un atteggiamento di torsione. Trovo che però questo esercizio, con l'anticipo della torsione verso la vostra sinistra, nel numero 3 se ballate sull'1, e l'ingresso in queste micro rotazioni siano un esercizio estremamente utile e che possano essere utilizzate anche in alcune fasi interpretative. Tenete presente che però lo scopo di questi movimenti per quel che riguarda il basico del cavaliere, per quel che mi riguarda da un punto di vista didattico, ha una finalità molto più vicina a quello che è l'allenamento dei movimenti. Ok? Quindi ripeto ancora: 1, 2, al 3 anticipo la torsione, vado in rotazione 5, 6 e mi raddrizzo al 7. Bene, andiamo a vedere adesso lo stesso movimento per le dame, ballato come se ballassi, contato, scusate, come se ballassi sul tempo del 2, dopodiché la medesima cosa per il cavaliere. Dame, l'ingresso anticipato del passo con la gamba sinistra, se ballate sul tempo 2 con la tecnica 1, 2, 3, pausa, 5, 6, 7, pausa, vi cade all'1. Oppure all'8 se ballate il 2 classico, 2, 3, 4, 6, 7, 8, ok? Quindi supponiamo che balliate la tecnica 1, 2, 3, pausa, 5, 6, 7, pausa, 1 torsione. Ballo al DOS la prima rotazione, al 3 mi riporto in torsione, al 5 mi raddrizzo. 6 movimento di torsione, nel 7 mi raddrizzo ed ecco che all'1 sono nuovamente in torsione. Avrò 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1. Per quel che riguarda i cavalieri, 1, 2, il movimento di torsione, 2, 3, anticipo il movimento di torsione, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1. Bene. Questo era un movimento che ci tenevo tantissimo a vedere insieme a voi sul passo base. Ricordatevi tutto ciò che vi ho detto relativamente all'allenamento ideomotorio. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi qui al canale Dance Mental Coaching, ok? Guardate, ricordatevi qua sotto. Vi aspetto al prossimo video, continueremo con il nostro ciclo dedicato allo scalpello, a quella bellissima frase di Michelangelo che ci dice che il nostro talento, il grande ballerino, la grande ballerina
che è in te è già lì, non abbiamo bisogno di fare niente, non dobbiamo costruire potenziale, non dobbiamo costruire talenti, ma permettere a quel talento e a quel potenziale grandissimo di emergere e di liberarsi. Vi aspetto al prossimo video e vi ringrazio molto. Iscrivetevi qua sotto. Ciao ciao!